giorno fu. Si spegne da solo, stai sereno, non preoccuparti. Allora la patacca che ti spacca, vaffa. Ma ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo nuovamente a parlare di dashcam. Ebbene sì, oggi vi farò vedere un nuovo modello di dashcam sempre a 3 canali. Parliamo di Lanmodo D1. Una dashcam 3 canali con possibilità di registrare video fino in 4K. Abbiamo la possibilità di monitoraggio di parcheggio installando il kit 24 ore che in questo caso non è stato fornito, quindi vedrò se riesco a utilizzare il kit 24 ore di questa Azdom che ho recensito tempo fa, e qua sopra vi lascio il link per andarvi a vedere il video in quanto condivide parecchie caratteristiche. Però questa Lanmodo D1 non ha la possibilità di poter scollegare il terzo modulo, quello che va a riprendere internamente all'abitacolo, in quanto è fisso, può ruotare a 360 gradi ma non si può disattivare. Nella descrizione del video trovate sia i link di acquisto, i codici sconto, tutte le caratteristiche tecniche del prodotto, ma trovate anche, raga, io ho quasi 60 anni, quindi è normale che durante una recensione qualcosa mi sfugge. Quel qualcosa che mi sfugge lo vado a inserire nella descrizione del video, magari una cosa importante, interessante, che va evidenziata. Andiamo a spacchettare questa nuova dashcam. Questo è tutto il contenuto della confezione. Allora, vediamo brevemente le caratteristiche di questa dashcam. Nella parte superiore abbiamo queste due calamite che servono per collegare l'attacco. E devo dire che è molto forte. Però non si può guardare. Insomma, vabbè, andiamo a vedere poi sul vetro come sta. Abbiamo anche queste fessure che serviranno per raffreddare la dashcam stessa, sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Qui abbiamo altri fori, presumo siano gli altoparlanti. Questo è il display da 3.5 pollici. Lateralmente abbiamo il foro per collegare la dashcam posteriore, la fessura per la micro SD fornita insieme alla dashcam da 128 GB, USB tipo C per alimentare la dashcam stessa. E questi sono i pulsanti che si trovano nella parte sottostante la dashcam, dove questi simboli vengono riportati anche sul display. Prima di andare a installare la dashcam volevo accenderla un attimo e vedere se funziona il tutto. Aspettate un secondo. Accendiamo. Si è acceso un LED. Eccola qua. Dashcam operativa. Ma questo suono di accensione vi ricorda qualcosa? Questa cosa mi incuriosisce molto, ragazzi. Pensavo peggio. Adesso non ci rimane altro che spostarci esternamente e andare nella mia Nissan Qashqai e installare il tutto. Spero sia semplice. Andiamo? Eccoci qua. Ragazzi, allora, ho provato 2 kit 24 ore ma non si accende. Il venditore cortesemente me l'ha mandato. Questo è il kit originale della Lanmodo D1, presa USB tipo C di alimentazione. Un'altra cosa che ho acquistato sono questi adattatori per 2 fusibili. Il primo fusibile è quello che va a proteggere il circuito dove andiamo a collegare questo adattatore. Il secondo fusibile è il fusibile che va alla dashcam, quindi anche se dovesse saltare il fusibile della dashcam, il circuito dove andiamo a collegare questo adattatore rimane integro, ok?
Il secondo passaggio sarà andare a rimuovere i fusibili con l'apposita chiavetta. Quindi avremo il fusibile da 15 A che è quello praticamente della scatola fusibili. Lo andiamo a togliere dal kit vecchio in questa maniera e lo andiamo a inserire sul nuovo kit. Poi sullo slot dedicato dove esce il cavetto che andrà alla dashcam andiamo a mettere il fusibile da 10 A, questo rosso. Il positivo sotto chiave lo andiamo a mettere praticamente lì ai sedili riscaldabili come era in precedenza, e sempre 12 volts, quindi il cavetto batteria giallo lo andiamo a mettere sempre qui alla riserva. Andiamo a collegare intanto il cavetto di massa rosso, accensione, va qui. E il giallo batteria va qui. Il LED rosso si è acceso, eccolo qua, funziona tutto. Ora possiamo far passare tutta la cavetteria, quindi il cavetto di accensione e il cavetto che porta poi alla dashcam posteriore. Ragazzi, per attivare il wifi della dashcam dobbiamo premere ok per stoppare la registrazione e poi tenere premuto questa freccetta di qua dopo il tasto di accensione. Si è attivato il wifi ZD81. Clicchiamo e la password dovrebbe essere 1 2 3 4 5 6 7 ed 8 e facciamo connetti. Acquisizione indirizzo IP, torniamo indietro e andiamo su connetti il dispositivo. Eccoci qua, queste sono le 3 telecamere operative: anteriore, internamente all'abitacolo e posteriore. Ve lo dico subito, anche se mettiamo a schermo intero, ragazzi, si vede un po' una cacata perché va a stringere l'immagine, quindi distorce molto l'immagine. E che cazzo! Dall'applicazione possiamo attivare la registrazione e andare ad eseguire uno screenshot, chiudere la registrazione, andare a vedere cosa ha registrato la dashcam. Queste sono le foto che ha salvato la dashcam e qui ci sono i video che ha bloccato il sensore G. Per eliminarli bisogna formattare la SD. Qui andiamo a vedere le impostazioni dell'applicazione. Risoluzione video, da qui possiamo scegliere la risoluzione delle 3 telecamere. Registrazione ciclica, che sarebbe registrazione in loop 1, 3, 5, 10 minuti o spento. Attivazione e disattivazione dell'audio. Sensore di gravità, spento, basso, medio o alto. Monitoraggio di parcheggio. Impostazione della lingua. Queste sono tutte le lingue disponibili. Impostazioni predefinite, si va a ripristinare i dati di fabbrica. Formattazione della SD e qui versione firmware. Ragazzi, ora andiamo a vedere brevemente la funzione dei pulsanti qui sotto. La cosa che non mi piace è che anche se ci sono i simboli qua sopra non sono retroilluminati e non si capisce una beata minchia.
il pulsante di accensione e spegnimento della dashcam in maniera prolungata. In maniera breve si va a disattivare il display. Le due freccette, questa freccetta ha la doppia funzione, se teniamo premuta la freccia va a attivare e disattivare il wifi. Pulsante ok attiva e disattiva la registrazione delle telecamere ed entra all'interno dei menu e si conferma l'opzione che andiamo a selezionare. L'altra freccetta serve per andare a cambiare le impostazioni della telecamera, quindi possiamo scegliere o la visione solo anteriore, solo all'interno dell'abitacolo, o posteriore, o tutte e tre le telecamere. Il tasto M è per entrare nei menu. Devo dire che anche se il display non è spettacolare, con questa impostazione nero su bianco si riesce a capire bene quello che andiamo a impostare. Primo menu: risoluzione delle telecamere, registrazione in loop, esposizione, registrazione notturna, salva schermo, monitoraggio di parcheggio, rilevamento di urto, monitoraggio di movimento e l'ultima opzione è la registrazione timelapse. Queste sono le tre possibilità di monitoraggio di parcheggio. Ovviamente dobbiamo aver installato il kit 24 ore che vi ho fatto vedere. G-Sensor, attivazione e disattivazione microfono, attivazione e disattivazione dei suoni, impostazioni della lingua, impostazioni data e ora, attivazione e disattivazione wifi, scelta della frequenza delle telecamere, retrovisori. Si attiva o disattiva le linee guida quando inseriamo la retromarcia, se andiamo a collegare il cavetto rosso fornito insieme alla telecamera posteriore. Possibilità di scegliere 2.4 5 GHz, sensore notturno, io ho messo in automatico, formattazione della scheda SD, impostazione di fabbrica, attivazione e disattivazione del GPS. Con M si torna alla modalità per vedere le telecamere. Eccoci qua ragazzi, finalmente nel vivo del tutorial. Allora, una volta che abbiamo installato l'applicazione dobbiamo connetterci alla dashcam. Cose che mi sono piaciute di questa dashcam: sicuramente la possibilità di andare a registrare su 3 telecamere quello che succede intorno alla nostra autovettura. Seconda cosa, la registrazione dei filmati che vado a effettuare questa alla Moto D1 di giorno si vede molto bene. Cose interessanti invece sono per quanto riguarda il monitoraggio di parcheggio, in quanto questa dashcam ha 3 possibilità di utilizzo. 1. La classica registrazione in timelapse, come un po' accade su tutte le dashcam. Quando spegniamo la nostra autovettura, la dashcam rimane accesa e seguita a registrare in questa modalità, quindi un fotogramma o 3 fotogrammi al secondo, adesso non ricordo, per tutto il tempo per cui rimane spenta l'autovettura. Calcolate però che in questa modalità registra sempre e quindi la SD vi si va a riempire in fretta, quindi ci vuole un SD un po' più capiente, e in questa dashcam possiamo addirittura inserire un SD da 512 GB. La seconda modalità è la modalità di rilevamento di urto, quindi va a sfruttare il sensore G. Quando spegniamo la nostra autovettura si spegne anche la dashcam e si riaccende solo se la stessa percepisce un urto. In quel caso si accende da sola, va a registrare
1 minuto di filmato su tutte le 3 telecamere e poi si rispenge. La terza modalità, che questa potrebbe essere la modalità proprio perfetta, ed è la modalità di rilevamento di movimento. In questo caso la dashcam rimane accesa anche quando spegniamo la nostra autovettura, non registra, ma diciamo dovrebbe registrare solo quando le telecamere rilevano un movimento. Quindi quando passa una persona davanti alla telecamera dovrebbe partire la registrazione. Non parte, ragazzi, parte una volta su 3 o su 4, quindi a mio avviso non è affidabile questa opzione. C'è, ma a mio avviso non è affidabile. Una chicca che ho trovato molto interessante invece è che portando la micro SD all'interno del nostro PC per andare a riversare i filmati, all'interno c'è anche un collegamento. Basta cliccare su quel collegamento per andare a scaricare ed installare un'applicazione di questa dashcam che serve per andare a monitorare il tragitto che facciamo con la nostra vettura tramite GPS integrato. Basta andare a inserire un file di registrazione all'interno di questo, di questa applicazione, ci fa vedere contemporaneamente le 3 telecamere in azione, quello che stanno riprendendo, il tragitto che ha fatto la nostra autovettura tramite Google Maps. C'è scritto tutto quello che può servire per contestare un'eventuale multa o sinistro. Adesso parliamo delle cose che sicuramente si possono migliorare di questa Lamodo D1. La prima è, come vi ho detto all'inizio, l'attacco a ventosa. È una cagata pazzesca! Altra cosa che non mi ha fatto impazzire è sicuramente la registrazione durante le ore notturne, e parlo esclusivamente dei 2 moduli che registrano a 1080p, quindi il modulo interno e il modulo posteriore. Durante la notte, ragazzi, perdono di efficacia. Su questa cosa diciamo che do la sufficienza proprio per essere bravo. Detto questo, il video può terminare qui. Mi raccomando, se vi è tornato utile o vi è piaciuto, pollice in su come sempre, iscrivetevi al canale in modo che possa andare ad eseguire altre recensioni del genere, lasciate un commento sotto su cosa ne pensate di questo prodotto, se avete suggerimenti per la nostra community, ma soprattutto volevo ringraziare parecchie persone che mi stanno lasciando dei commenti che a mio avviso fanno molto piacere, ragazzi. Finalmente qualcuno riesce a capire il lavoro e l'impegno che c'è dietro queste recensioni che vado a realizzare. Noi, come di consueto, ci vediamo in uno dei prossimi video. Un bacione, vi voglio bene, alla prossima. Ma ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Ancora una volta parliamo di questa Landovo Ragazzi, perdonate, ma andiamo a vedere subito l'unboxing di questa dashcam della niente, un culo sì, in capo no, come si dice, non ce la faccio. Prima di andare a installare il tutto sulla mia Nissan Qashqai, volevo farvi vedere brevemente le caratteristiche di questa dashcam della Landovo. L'unboxing di questa Landovo, madonna che nomi, Lamodo. Oh! E vaffanculo. Il pulsantino in questione è la freccetta, questa qui, anzi no, e questa è la posteriore. Perché si vede così? Ah, perché ho il cofano aperto. Oh my god! Aspettate un attimo.